morning, everyone. Buongiorno a tutti, è It's a privilege for me to be here this morning. un privilegio per me essere con voi stamattina. It's a privilege to open God's Word with you È un privilegio aprire la parola di Dio insieme, and to see what He has to say to us this morning. vedere cosa ha da dirci questa mattina. Shall we pray for His help? Preghiamo prima. Our Heavenly Father, Dio, stai in cielo, would you give us eyes to see, dacci gli occhi per vedere ears to hear, e le orecchie per ascoltare, by the power of your Spirit, per il potere del tuo spirito, that we might live your words. che possiamo seguire la tua parola. And we ask this in Jesus' name. E questo diciamo anche in nome di Gesù. Amen. Shall we read first? Shall we read the Bible? Sì, leggiamo prima. Shall I read the whole passage and then you? Okay. So we're in Matthew, Quindi leggiamo da Matteo, chapter 7, verse 21. capitolo 7, verso 21. And I'll be reading from the NIV. Verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundations on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Quindi dal versetto 21 leggiamo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiaro loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanarvi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Now, the more I've thought about this parable, Quindi la cosa importante riguardante questo parabola, the more I've realized that it's not a sweet Sunday school story to teach our children, che non sembra, diciamo, qualcosa che racconteresti alla scuola domenicale, insomma, but it has a real sting in its tail. ma ha una cosa molto pungente al suo interno. We all know the story, don't we? There are two men, Quindi abbiamo visto una storia, c'erano due uomini and they build two houses, don't they? e che hanno costruito due case. Both men listened to Jesus' teaching, Entrambi stavano ascoltando l'insegnamento di Gesù, but only one of the men puts his teaching into practice. ma non tutti e due hanno messo il suo insegnamento in pratica. So what is the application for us today? Quindi qual è l'applicazione per noi oggi? Well, it's really simple, isn't it? We have to put Jesus' teaching into Beh, practice. sembra molto facile, basta mettere in pratica quello che dice Gesù. The problem is, Ma il problema è, when we look at Jesus' teaching, we realize that we can't do that. a volte quando noi guardiamo la parola di Gesù, ci accorgiamo che non possiamo metterla in pratica. You've just been looking at the Sermon on the Mount as a church. Noi come Chiesa stiamo osservando i sermoni sul monte ultimamente, Let's just have a look at some of the verses in that sermon. quindi vediamo alcuni passi di questo sermone. Let's go back to chapter 5, verse 20. Chapter 5. Quindi vediamo dal capitolo 5, verso 20. Jesus says, For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Perché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. The problem is that the teachers of the law and the Pharisees were experts
at being righteous. Il problema è che Gesù sta nominando persone che erano esperti della parola. Have a look at verse 22. Jesus says, Così anche come nel verso 22 Gesù dice: anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Ma vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. I defy anyone to spend an hour driving around this area without breaking this commandment. Io sfido chiunque a guidare attorno a quest'area senza rompere una di queste regole. It's the summer. È estate. And let's think about the beach and men and what we do with our eyes. Quindi è estate, c'è la spiaggia, quindi ci sono molti uomini, possiamo vedere questa cosa. Have a look at verse 28. Vediamo quindi al verso 28. Anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ma vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. And it goes on. Have a look at verse 44. E quindi continua nel verso 44. Love your enemies and pray for those who persecute you. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. So the people that break into your house, Quindi le persone che irrompono nella tua casa, the people that cut you down at work, le persone che vi licenziano dal lavoro. Jesus says it's very simple. We've got to love them. Gesù dice molto semplice, dovete amarli, dobbiamo amarli. And he continues, verse 48. Quindi continua al 48. Be perfect, therefore, Voi dunque siate perfetti, as your heavenly Father is perfect. come è perfetto il vostro Padre Celeste. And then he says, don't worry about the future. Dice, non preoccupatevi del futuro, Don't judge other people. non giudicate altre persone. And the list goes on and on and on. E la lista continua. And we want to say, stop. E vorrei dire, fermati. Jesus, there is no way I can do these things. Potremmo dire che non c'è alcun modo che ne possiamo fare tutte queste cose. There's no way I can put into practice your teaching, Jesus. Non ho modo di mettere in pratica questi insegnamenti. Well, so where does that leave us as we come to this parable? Where does that leave us as we come to this parable? Quindi la cosa che ci lascia al momento che noi ragioniamo a questo punto nel verso, Where does that leave us as we come to the conclusion to Jesus' sermon? che conclusione traiamo quando arriviamo alla fine di questo sermone? I think there are three potential reactions. Ci sono tre potenziali reazioni che possiamo avere. So we've got three options. Quindi abbiamo tre opzioni. The first option La prima opzione is we listen to Jesus' teaching è che noi ascoltiamo quello che Gesù sta insegnando and we reject it. e lo mettiamo di parte. It's too hard. È troppo difficile. And instead of going to Jesus' word, E quindi al posto di andare alla parola di Dio, we listen to the world around us. ascoltiamo al mondo attorno a noi. And what does the world say we should be building our lives on? Quindi cosa sta dicendo il mondo? Come dice il mondo che noi dovremmo costruire? What will make us safe and secure according to our culture? Come dovremmo costruire una cosa talmente insicura secondo il mondo? Relationships, Le relazioni, family, la famiglia, health, la salute, work, il lavoro, holidays, le vacanze, our homes. le nostre case. All of these things are good in and of themselves. Sono tutte cose buone, viste così. A handsome husband, Un marito bellissimo, a beautiful wife, una moglie bellissima, well-adjusted children, dei figli educati, a job that satisfies. un lavoro che ci soddisfa. Look, if I have all of these things, surely I will be safe and secure. Quindi se io ho tutte queste cose, sicuramente sarò salvo, sicuro. Especially if in the midst of all of these things, Specialmente se nel mezzo di tutte queste cose I can say that I'm trying my hardest. posso dire che My hardest. ce la sto mettendo tutta. I've done my best. Sto facendo il mio meglio. I am a loyal husband. Sono un marito fedele. I seek to love my children. Io cerco l'amore per i miei figli I'm a trusty colleague. e una vita basata sulla verità. Surely these are solid foundations upon which to be building my life.
Sicuramente queste sono fondamenta molto sicure sulla quale costruire la mia vita. Okay, this is the first option as we respond to Jesus' teaching. Eppure questa è la prima opzione con la quale possiamo rispondere all'insegnamento di Gesù. We go to the rules of the world around us. Guardiamo alle leggi del mondo attorno a noi. A second option, Ma la seconda opzione? we don't reject outright Jesus' teaching. Non mettiamo al di fuori Gesù, We simply take it and we rein it in a bit. ma lo accettiamo ma con le redini. Okay, we dilute it. Lo diluiamo leggermente. We make it a bit more doable. Lo rendiamo molto più facile da digerire. But we focus on the externals as opposed to the heart. Noi guardiamo all'esterno e diamo posto al nostro cuore. So we take Jesus' building regulations, Quindi così come Gesù sta cercando di costruire un regolamento, and what we do is we lower the bar and we cut a few corners. noi ci abbassiamo e cerchiamo di seguire solo le parti che ci piacciono. I'm told they do that every once in a while in Naples. Penso che qualcuno lo fa, soprattutto qui a Napoli. Of course, we're still going to build our lives. Quindi naturalmente continuiamo a costruire le nostre vite, We're still going to build our houses, but just not on the foundations that Jesus suggests. continuiamo a costruire una casa, però non nel fondamento che Gesù insegna. So perhaps what we'll do is we'll take God's word Quindi quello che facciamo è prendiamo la parola di Gesù and we'll take out the bits that we don't like very much. buttiamo via le parti che non ci piacciono tanto. Bits that talk about suffering, Le cose che parlano di sofferenza, or that talk about sexuality, che parlano della sessualità, or talk about persecution, che parlano della persecuzione, or talk about self-denial. o le cose che parlano della negare se stessi. And we focus on the blessings. E ci concentriamo sulle benedizioni, You know, what Jesus can do for me. le cose che Gesù può fare per me, How Jesus can give me peace come Gesù può darmi pace, and satisfaction. soddisfazione. And we say that, look, being a Christian is about coming to church on Sundays. Cioè possiamo pensare che essere cristiani vuol dire venire la domenica in chiesa, And it's about being nice to people like us, può essere riguardo essere gentili con le persone vicine a noi and tolerating the other people. e tolleranti le altre persone. Surely that is the right foundation to be building my life. Sicuramente è una buona fondamenta sulla quale costruire la mia vita. Good enough for God. Sicuramente sarà buono per Dio questa cosa. Perhaps that's what the people in verses 21 to 23 were thinking. Ma vediamo meglio quello che stanno dicendo nel verso 21. You know, in verses 21 and 22, you've got some religious people. Quindi nel 21-22 possiamo vedere persone molto religiose, molto devote, They call Jesus Lord, 21. che chiamano Gesù il Signore And they say, look at what we've done for you, Jesus. e dicono guarda cosa abbiamo fatto. Jesus' response is chilling, isn't it? E Gesù, la risposta di Gesù è molto ingente, non è? Verse 23, I never knew you, away from me, you evil doers. Verso 23 dice io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori. Okay, so we've got two options so far. Quindi abbiamo due opzioni per il momento. We choose the rules of the world, Accettiamo le regole del mondo or we choose the rules of religion o accettiamo le regole della religione, as we respond to Jesus' teaching. così come mentre rispondiamo all'insegnamento di Gesù. The problem is that there is a storm coming. Ma il problema reale è che c'è una tempesta che sta arrivando. Has anyone seen The Perfect Storm, the film The Perfect Storm? Qualcuno ha mai visto La tempesta perfetta? It's that film, isn't it, where all of those different weather systems È un film in cui tutte le differenti sistemi di non mi ricordo in italiano. Meteorologi encounter in one place. si incontrano tutte nello stesso punto And it's a deadly combination. e quindi è una combinazione mortale. We've seen pictures in Laos Abbiamo visto fotografie in Laos in these weeks of the destruction in queste settimane di distruzioni that the weather can do. e possiamo vedere cosa il meteo può fare. Hurricanes and tornadoes, Uragani e tornadi, gale-forced winds, waves, rain, hail,
onde potentissime, venti anomali. I take it that Jesus in this parable is talking about Judgment Day, Io penso che Gesù in questo fatto stia parlando del giorno del giudizio, when he will return as king and judge, quando lui ritornerà come giudice e re, when every knee will bow, quando ogni ginocchio si prosterà a lui some willingly and filled with joy, e ogni cuore sarà riempito di gioia, some begrudgingly and filled with fear. alcuni non lo saranno e saranno riempiti di paura, And the books will be opened, i libri saranno aperti and every thought, word, and deed ogni pensiero, parola e fatto will be exposed and judged. sarà esposto al giudizio. When the storm hits, Quando la tempesta arriva e colpisce, what you've been building your life on dove stai costruendo la tua vita? Su quali fondamenta? will be very important. Sarà molto importante questo. Have you noticed that before the storm, Quindi avete notato che prima della tempesta both of the houses look the same? entrambe le case sembrano uguali. In the parable, there's no difference between one house and the other. Nella parabola non c'è differenza tra una casa e l'altra, But both of the men are listening to Jesus' teaching. ma entrambi gli uomini stanno ascoltando l'insegnamento di Dio. My guess, both of these people are in church this morning, Probabilmente possono essere due persone che stanno in chiesa qui con noi stamattina and their lives look exactly the same. e le loro vite sembrano esattamente uguali. I don't know you this morning. Io non vi conosco stamattina. I see you sat here serving, Io vi ho visti, vi ho conosciuti, vi ho visto servire, ho visto sorridere. lives that look similar, Vite che sembrano uguali, but when the storm hits, ma quando la tempesta colpisce, our foundations will be exposed. le nostre fondamenta saranno messe in vista di tutti. Jesus says, verse 24, Quindi Gesù dice nel verso 24: therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on rock. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. But we say, hold on a second, I thought we just said that we can't put into practice Jesus' words. Aspetta, ma 10 minuti fa abbiamo detto che non possiamo mettere in pratica la parola di Dio. So how are we supposed to survive the storm? Quindi come dovremmo fare questa cosa? Well, let's think about that now. Quindi pensiamoci un attimo. Jesus has been teaching in his sermon, Gesù sta insegnando nel suo sermone, choose the narrow gate, not the wide gate. dice di intraprendere la strada stretta, non quella facile. The narrow road, not the wide road. La stretta, non quella larga. Choose the rock, not the sand, Scegli la roccia, non la sabbia, when the storm hits. quando la tempesta cresce. And the interesting thing is that in a chapter's time, E la cosa interessante è che nel periodo del capitolo, in chapter 8, the disciples find themselves in a real storm. continuando il capitolo, i discepoli si trovano davvero in una tempesta. A real storm. And how do they get out of this storm? 8:25. Quindi come possono loro uscire da questa tempesta nel verso 25? They run to Jesus and they shout, Lord, save us. Corrono da Gesù e dicono: Gesù, salvaci. You see, Jesus is the rock Perché Gesù è la roccia upon which we need to be building our lives. sulla quale noi dovremmo costruire le nostre vite. He's the solid ground. Lui è il pavimento solido. To the religious, what does he say in 7:23? Quindi per i religiosi cosa dice nel verso 23? To the religious, he says, I never knew you. Ai religiosi dice: io non vi ho mai conosciuto. And that's the key. E quella è la chiave. Knowing Jesus and being known by him. Conoscere Gesù ed essere riconosciuti da Lui. So it's not about the rules of our culture. Quindi non riguarda le leggi della nostra cultura, It's not about the rules of religion. non ha a che fare con le leggi della nostra religione, But it's about a relationship with Jesus. ma ha a che fare con la relazione con Gesù. This is the third option Questa è la terza opzione. as we listen to this sermon. Così mentre ascoltiamo questo sermone, We cry out to Jesus, Lord, save us. gridiamo a Dio: salvaci. And we run to him. Corriamo a Lui. Do you want to be a storm-proof Christian? Vuoi essere un cristiano a prova di tempesta? There's no other real Christian.
non può essere un altro tipo di cristiano. Well, then you need to shelter in Jesus. Allora devi cercare rifugio in Gesù. You need to build your life on Him. Creare la tua vita su Lui. And you'll be safe throughout the storm. E sarai salvo da tutta la tempesta. But here's the important question. Ma qui la domanda importante. How do you know that Jesus will keep you safe? Come fai a sapere che Gesù ti terrà sicuro? How do you know that building your life on Him will protect you? Come fai a sapere che costruire la tua vita su di Lui ti terrà sicuro? How do you know that He is the rock and the solid foundation? Come fai a sapere che Lui è la roccia, che è la fondamenta solida? Well, the first answer to that question La prima risposta a questa domanda is look at Jesus' life. guarda alla vita di Gesù. Jesus lived a perfect life. Gesù ha vissuto una vita perfetta. He lived a Sermon on the Mount Ha life. vissuto un sermone sul monte, una vita basata su quello. So he practiced what he preached. Quindi lui ha praticato, ha applicato ciò che predicava. I wonder whether you've ever actually taken some time to look at Jesus' life. Quindi penso che dovremmo prendere il tempo a vedere la vita di Gesù. This summer, we all have probably some time off. Penso che quest'estate abbiamo del tempo tutti quanti, no? Matthew's Gospel, 28 chapters. Vangelo di Matteo. Why don't you take some time to read through the Gospel? Cosa può agevolare a prendere un po' di tempo per leggere questo Vangelo? You see, no one ever got a write-up like Jesus. No one ever got a write-up or a review like Jesus. Nessuno ha fatto una recensione oppure ha vissuto tutta la vita di Gesù. So his perfect life, Lui ha vissuto una vita perfetta and he died a perfect death. e è morto per la morte perfetta. What do I mean by that? Cosa intendo con questo? Well, his death was built on the solid foundation of obedience. Che la sua morte era fondata sulle solide fondamenta della sua vita. I used to be an officer in the Royal Marines, Io ero un ufficiale nei Marine and one of the jobs that I had to do, e uno dei lavori che dovevo fare I was responsible for the protection ero responsabile per la protezione of the nuclear deterrent of Great Britain. dei punti nucleari, insomma, dei dati nucleari. The nuclear deterrent was held in an underground bunker E tutto questo era nascosto in un bunker sotterraneo with enormous cement walls, con delle mura di cemento enormi. and supposedly it could withstand E in italiano quindi erano appunto sostenute queste bunker. it could withstand a direct nuclear strike. It was that solid. Era solido da addirittura contenere un attacco nucleare. That is Jesus' house. Quella sembra la casa di Gesù, Jesus' life and death. la vita e la morte di Gesù. That solid, unmovable rock. Una solida e inamovibile roccia. And Jesus looks out from his house. Quindi Gesù dice di guardare la sua casa, He looks out from his house and he sees our houses. quindi lui è nella sua casa e guarda la nostra casa. Kind of shacks, E vede un po' questa catapecchia che sta crollando. like sandcastles perhaps that our children might build at the beach. Un castello di sabbia che i bambini possono costruire in spiaggia. And we're sheltering in there, E noi che ci stiamo nascondendo all'interno, built on the sand. costruito nella sabbia. And Jesus sees the storm clouds on the horizon. E dietro l'orizzonte Gesù vede che sta arrivando questa tempesta. And he leaves his perfect house Lascia la sua casa perfetta, and he comes into our house. raggiunge la nostra dimora And he says, go and shelter e dice vai a riparo in my house. nella mia casa. And as the storm hits, Dove la tempesta colpisce, our shack falls onto Jesus. ma noi siamo difesi da Dio. As the storm hits, Jesus is destroyed in our house and sinks into the Così sand. come la tempesta colpisce, la nostra casa viene devastata, ma noi siamo in Lui. Jesus lives a perfect life and dies a perfect death. Dio ha vissuto una vita perfetta, con una morte perfetta, And he takes our punishment, e ha preso le nostre punizioni, the punishment that we deserve, punizioni che noi meritavamo, whilst we remain safe and secure in his house. mentre in realtà siamo rimasti al sicuro e salvi nella sua casa. During my first year of training in the Marines, Durante il mio anno di addestramento nelle marine, one of the things that the team that was training us did
Una delle cose principali che abbiamo fatto nell'addestramento, When the training team wanted to punish us, punish one person, quando il team che ci addestrava doveva darci una punizione, they said to you, choose someone else to take your punishment. dicevano scegli qualcuno che deve prendere la tua punizione. Which never went down very well with the person that you chose. Beh, non è mai finita bene con la persona che indichi. Well, we've all messed up, haven't we? Però abbiamo tutti vissuto un po' questa cosa. As we hold the Sermon of the Mount up to our lives, Così mentre manteniamo in mano il sermone sul monte, as we allow the Sermon on the Mount così mentre to challenge us, guardiamo il sermone sul monte e vediamo che ci sta sfidando, we realize that we are broken sinners. realizziamo che siamo dei peccatori rotti. We're a mess, aren't we? Siamo sbagliati in qualche modo. We fall far short of this teaching. Noi facciamo dei passi davvero troppo corti rispetto a questo passo, non siamo abbastanza. And I choose Jesus to take my punishment. E io scelgo di dare a Gesù la mia punizione. But what about you this morning? Ma cosa riguarda te? Come la vivi questa cosa? How will you escape the storm? Come tu stai scappando dalla tempesta? Because it's going to be too late Perché sarà troppo tardi. to start relaying your foundations when the storm hits. Sarà troppo tardi se perdi tempo a cercare di mettere in sesto le tue fondamenta mentre sta arrivando la tempesta. Today, now, Oggi is the moment è il momento to renounce the rules of this world in cui rinunci alle regole di questo mondo, and to turn away from external empty religion il momento in cui volti le spalle alle vuote regole della religione di oggi and to run to Jesus. e corri da Gesù. Lord, save me. Signore, salvi. But don't leave it too late. E non sarà troppo tardi. You don't know what will happen tomorrow. Non sai cosa può succedere domani. You don't know when the storm is coming. Non sai quando sta arrivando la tempesta. There's a sense of urgency in this parable. C'è un senso di urgenza che possiamo capire da questo passaggio. But not only that, Cosa? but not only that, Ma non solo questo. this parable speaks of a cost in following Jesus. Questo passo parla di un prezzo che bisogna pagare nel seguire Gesù. So imagine there were two guys, Immaginate ci sono due persone and they both buy pieces of land out here near Castelvolturno. e ci sono queste persone che vivono entrambi a Castelvolturno. They buy pieces of land with the intention of building their home. Acquistano entrambi terreni differenti con la stessa intenzione di costruire una casa, Right next to each other. uno di fronte all'altro. Now, one of the guys decides to dig down deep Uno dei ragazzi decide di scavare in profondità to find solid foundation. per cercare fondamenta solide. The other guy thinks, what a waste of time. L'altro ragazzo dice: ma che spreco di tempo? At the end of the day, you don't even see the foundations. Alla fine della giornata mica vediamo le fondamenta. I want to build my house now. Io voglio costruire la mia casa adesso. And so he starts building. Quindi appena inizia a costruire, Up come the walls, fa le mura, and then the roof goes on, fa il tetto, windows go in, tutte le finestre sono pronte, tiles go down, anche i tappeti pavimenti and then the kitchen is fitted. e la cucina è pronta. And this man finds himself in this home. E quest'uomo si trova nella sua casa, felice, And he's in his kitchen, nella sua cucina, and he's sat at his breakfast bar, marble top. e quindi c'ha questo tavolo con la colazione pronta sopra, And he's admiring his new kitchen e appliances quindi sta ammirando tutto il suo impianto della cucina, with a cold cafe latte in his hand. con un bel freddo caffè latte vicino. And something catches his eye out of the window. Qualcosa però attira la sua attenzione fuori dalla finestra. Do you know what he sees outside the window? Sai cosa vede fuori dalla finestra? He sees his neighbor. Vede il suo vicino. What's his neighbor doing? Cosa sta facendo il suo vicino? He's still digging Sta ancora scavando the foundation, le fondamenta. sweating in the Sta sun sudando durante l'estate, and in the humidity. umidità. And he thinks to himself in his air-conditioned kitchen, E lui si trova perfetto perché c'ha l'aria condizionata in casa. what an idiot! Che idiota! What a fool! Che stupido! To be spending all that time and energy digging foundation. Pensi tutto questo tempo e energia nel scavare questa cosa? And then slowly, E quindi lentamente the walls start to come up, le mura cominciano
comparire, his neighbor's windows are put in, le finestre sul vicino cominciano ad apparire and the house is built, e la casa è costruita and the neighbor moves in. e il suo vicino ci entra And then the first raindrop comes. e la prima pioggia scende. You see, building your life on Jesus Vedete, costruire la prima vita su Gesù will require suffering and pain. richiede dolore e sofferenza. Living the Sermon on the Mount will not be easy. Vivere il sermone sul monte non è facile, non sarà facile. We have to look to Him for the courage to deny self, Dobbiamo guardare a Lui col coraggio di negare noi stessi, to take up our crosses and follow Him. di prendere la nostra croce e seguirlo. If we do that in His strength, we will be saved from the storm. E se facciamo questo nella sua forza, saremo salvi dalla tempesta. Don't do that, and you'll be washed away. Non farlo e sarai spazzato via. Do you remember the earthquake that struck Aquila in 2009? Ricordate nel 2009 il terremoto che ha arrasato a zero una parte di Aquila? It was a tragedy. More than 300 people died. È stata una tragedia, sono morte 300 persone. As the rescue workers went into Aquila, Così mentre i team di salvataggio lavoravano in Aquila, they were struck by the amount of beach sand there was in the streets. per loro era un problema perché erano costantemente ostacolati da sabbia di mare che si trovava in giro. Why was there beach sand in the streets of Aquila? Perché c'era sabbia di mare fra le strade di Aquila? And then they realized Quindi hanno realizzato that people had been mixing cement che le persone stavano mixando della sabbia col cemento, mixing cement with sand, the cheaper option, than using gravel, the more expensive and secure option. che avevano mixato sabbia e cemento per creare una sostanza che fosse più economica. What a foolish thing to do. Cosa stupida da fare? You hear that and you think, how many lives Tu senti questa cosa e pensi, ma quante vite were destroyed as a result of that decision? sono state distrutte dal risultato di quella decisione? What idiots. Che idioti! How much more foolish Quanto più stupido to build your own life sarebbe costruire la tua vita on the sand. sulla sabbia. Jesus says, Gesù dice, everyone who hears these words of mine tutti quelli che ascoltano questa mia parola and puts them into practice e la mettono in pratica is like a wise man saranno uomini saggi who built his house on the rock. che hanno costruito la loro casa sulla roccia. Let's pray. Preghiamo. Lord, I pray that you would protect us Dio prego che possa proteggerci from being fools, dall'essere stupidi. protect us Proteggici from living according to the rules of this world, da vivere una vita che segue le regole di questo mondo. protect us from empty religion. Proteggici dalle religioni vuote. Lord, help us to build our lives on you. Aiutaci a costruire una vita su di te. Lord, save us. Salvaci. I ask that for my brothers and sisters here today, Chiedo questo per i miei fratelli e sorelle qui presenti and I ask that for me as well. e lo chiedo anche per me. Amen. Amen. Solo in Gesù io spero.